Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio Rossonera. È lunedì 2 ottobre del 2023, altra settimana intensa qui a Radio Rossonera perché il Milan giocherà due partite. Prima si va a Dortmund tra 2 giorni e poi si chiude il mega ciclo di gare a Genova contro il Genoa sabato. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno. Prima di andare a Dortmund si mette like a questo video subito, immediatamente, ci si iscrive al canale se non l'avete fatto, si attiva la campanella e dopo averlo guardato tutto si lascia anche un commento con la vostra, con le vostre idee, le vostre opinioni, insomma, i vostri commenti qua sotto. Hanno suonato il campanello di San Siro, Henry, non so se... Adesso vado ad aprire, credo È che sia giusto. Rafael Leao, adesso vado ad aprire, faccio colazione con lui. Domani saremo a Milanello, quindi la mia sfida è mettermi esattamente come sono in questo momento, ma dal vivo. Cioè, sarei tipo sul cancello d'ingresso. No, scherzi a parte, domani siamo a Milanello perché, come al solito, essendo vigilia di Champions League, avremo la possibilità di farvi vedere allenamenti, conferenze e quant'altro direttamente dal centro sportivo di Carnago, quindi non c'è il back, ma ci sarà davvero Milanello. Tra l'altro, un Milanello soleggiato, visto che sarà ancora una bella settimana di para-estate. Se non volete sentire nulla di centrocampo, chiudete il video, perché praticamente oggi parliamo solo e soltanto o quasi di centrocampo, centrocampisti, centrocampo che potrebbe essere rivoluzionato già mercoledì, perché tra qualche acciacco di troppo e anche l'idea di avere un pochino più di fisicità, potrebbe cambiare il centrocampo e ne parliamo tra poco. La domanda è semplice, Harry. Chi li prende? Le due milanesi sono più in fuga che mai, più 4 su tutte. Ieri si è fermata la Juve e le è già andata bene contro l'Atalanta. Il Napoli è un pochino di rincorsa, Lukaku e la Roma sono molto indietro anche se ieri hanno vinto. Sembra essere un discorso a due, aspettiamo, ma è lì. Non andremo troppo distanti. Allora, avevamo anche un pochino detto, no, a inizio stagione che rischiava di essere la stagione della stella, della seconda stella per una squadra o per l'altra. Quindi questo rischio c'è ancora di più e è anche giusto, sono le 2 squadre più forti, c'è poco da fare, poi i dettagli da qui alla fine fanno la differenza, i punti con le piccole, gli scontri diretti faranno la differenza, quindi, sarà una corsa a 2. Occhio alle outsider, perché comunque il Napoli è campione d'Italia e se risolve i problemi interni, le difficoltà interne, se si roda un pochino di più, comunque potrebbe dir la sua e potrebbe anche fare da attore, fare da insomma, da ago della bilancia magari con sfide sia col Milan che con l'Inter, così come poi la Juve che nonostante pareggio streaming sit dove l'Atalanta poteva anche chiedere qualcosa in più e ai punti ha sicuramente vinto, è sempre la Juve senza coppe, quindi anche nella partita secca può darti fastidio. Sicuramente sulle 38 Milan e Inter hanno qualcosa in più rispetto a tutte le Beh, altre e andranno fino in fondo. assolutamente sì, credo che non ci sia, almeno per quanto mi riguarda, non ho grandi dubbi, o noi o loro, da inizio anno. Vediamo se magari qualcuno si inserisce o qualcuno delle due crolla, non lo so. Bel calcio e sorrisi, San Siro conquistato dal nuovo idolo Adli. Meno male, perché... Ben inserito, anche quando non giocava era parte importante del gruppo e i tifosi l'hanno acclamato. Penso si prendeva semi, viene da I dire. tifosi l'hanno acclamato perché ha giocato bene, caro questo giornale che stiamo facendo vedere, non perché è la favoletta del ragazzo che è stato fuori 1 anno e che torna a No, giocare. Cioè, San Siro si alza in piedi e gli regala gli applausi perché ha giocato bene, ha giocato da almeno 6 e mezzo. no, infatti, allora, è ovvio che la standing ovation, diciamo così, un quarto del motivo è anche per il Certo. fatto che a questo ragazzo si è voluto bene, è anche una bella storia e quindi, diciamo, il moto emozionale portava anche a ciò.
Però in tutto questo, se avesse fatto una partita oscena o brutta, quantomeno brutta, nessuno si sarebbe alzato a fare un applauso. Evidentemente ha fatto anche qualcosa di buono in questa partita, tant'è che lo stesso Tijani Renders se ne è accorto, ma se ne sono accorti un po' tutti. Ma tant'è. A proposito di Tijani Renders, Henry, che si è preso il Milan seconda gazzetta, superstar, gioca più di tutti, Pioli stravede Leao lo lancia. La mezzala in Serie A, mezzala. Ha il primato rossonero di minuti in campo, il portoghese scherza sui social per il gol, aspetta un mio assist. In realtà ne ha già fatti tipo mezza dozzina. Tijani non ce la fa a prendere lo specchio, eh. Arriverà nel momento giusto, quando più servirà e quando più conterà il gol di Reinders, perché gli manca veramente solo quello, ha fatto una gara anche lui nel secondo tempo strepitosa, laddove invece nel primo tempo è stato forse un po' troppo nascosto. Tutto il Milan ha fatto male, nel primo tempo, però anche lui ha toccato pochi palloni, invece nel secondo tempo ha giocato veramente molto bene. E aggiungo una cosa, ha giocato bene, molto bene, sia da mezzala sia davanti alla difesa. Ha fatto il doppio ruolo, bene prima, bene dopo, forse addirittura quasi meglio dopo, con il pallone più tra i piedi. Questo ragazzo è un gran bel giocatore, c'è poco da fare. Bisogna capire se a livello di pressione, a livello mentale, a livello di, come dire, di categorie poi, perché devi comunque fare una stagione intera al Milan e non alla Z di Alkmaar, quindi devi reggere questi ritmi e queste prestazioni per un anno intero, però finora non possiamo, direi, lamentarci, e anche lui ha fatto una grande partita e credo proprio che anche lui sarà presente a Dortmund inamovibile in mezzo al campo. Anche perché sono finiti, quindi non è che c'è troppa scelta. A proposito, bisogna solo capire dove. Ti mostro ciò. Con Muse e Pobega, più muscoli in mezzo, dietro torna Ciao. Più alla Dortmund senza l'autos chic, l'americano può fare il regista o la mezzala. Ora, è proprio questo il discorso. Bisogna capire come verrà costruito un centrocampo che probabilmente vedrà questi tre giocatori, almeno al netto del fatto che siamo ancora nell'antivigilia della partita, quindi ancora bisogna fare 2 allenamenti, oggi e domani. Però bisogna anche mostrare quello che in questo momento è l'idea di centrocampo, cioè li dico tutti e tre, poi dobbiamo capire come metterli giù. Pobega, Musa, Renders, non Sì. Yassin Adli. Quindi più muscoli, più fisico, meno, diciamo così, tecnica, chiamiamola così. Bisogna capire chi fa il regista tra Renders e Musa. Allora, Eh, io credo proprio che si andrà con Musa mezzala di destra, Reinders davanti alla difesa e Pobega mezzala di sinistra. Perché è il modo che hai per snaturarli meno, se vuoi, se ci pensi, perché Musa lo metteresti, se metti Musa davanti alla difesa, che lo può fare, assolutamente, l'ha fatto anche a Cagliari con le sue caratteristiche molto bene, ma se metti Musa davanti alla difesa devi spostare di fascia o comunque di zona comfort uno tra Pobega e Reinders, perché lo devi spostare a destra. E quindi, che poi fa sempre una mezzala, però con altre distanze, con altre posizioni, con altri riferimenti rispetto a questo inizio di stagione. Quindi, così facendo, adatteresti, tra virgolette, sia Musa davanti alla difesa, sia o Reinders o Pobega nel ruolo di mezzala, tra virgolette, che non gli appartiene, no? Invece, spostando solo Reinders, potresti mettere Pobega mezzala di sinistra, Musa mezzala di destra, che sono i ruoli che hanno fatto finora, più o meno, anche se Musa ne ha variati tanti, però è uno dei ruoli a cui che gli si addice di più, e Reinders davanti alla difesa, perché il Reinders visto davanti alla difesa contro la Lazio rischia di essere veramente una sorta di invenzione che ti può far svoltare la stagione, in attesa dei recuperi di Krunic, di Benasser stesso, di Loftus-Cheek come mezzala, insomma è interessante. Io perlomeno andrei così, farei Reinders play e Musa a destra e Pobega a sinistra, non so te.
Andrei anch'io con Musa per un semplice motivo lì davanti alla difesa, perché il Borussia gioca con un giocatore in quella zona di campo offensivo. Ti faccio vedere, questa è la formazione del Borussia che ha vinto contro ehm, l'Hoffenheim venerdì, perché Tra loro hanno l'altro, anticipato. tra l'altro, prima titolare per Niklas Füllkrug, se non Sì, erro, seconda da titolare, insomma una delle prime da che gol. titolare, gol al 18°. Sì. Ve l'avevamo consigliato. Il Borussia ha vinto 3-1 in casa dell'Hoffenheim, ha segnato Fulcro al 18, Royce nel recupero del primo tempo, poi Rierson nel recupero invece del secondo tempo, era stato espulso Ben Sebaini al 71esimo. Detto ciò, però giocano con Malen, Royce e Brandt, tutti e tre dietro Fulkrug, comunque dietro una punta. Lì in mezzo al campo bisogna stare un pochino più abbottonati, penso, anche perché, guarda, te la faccio proprio greve, magari qualche tifoso che ci sta guardando dirà no, ma no, dobbiamo pensare solo a vincere, cioè, ma se non vinciamo qua, allora cosa facciamo, bla bla, eccetera, 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 eccetera. Mm. Però, nel fortunato caso, è ovvio che questo discorso implica anche che il Paris Saint-Germain faccia un buon risultato col Newcastle, cioè che non perda col Newcastle. Però se dovesse uscire col pareggio da Dortmund non sarebbe una tragedia immane, perché il Borussia la prima l'ha persa, tu saresti a 2, perché se per caso il pari vince va a 6, ok, probabilmente non lo prendi più, però prendi un punto in più anche al Newcastle. Ora, è ovvio che è sempre meglio vincere, però lo so, è un discorso molto pragmatico. Non ti dico che devi giocare per il pari, non sto dicendo questo, però se esci con il pari non ti strappi i capelli perché non è che si dice, ah caspita sono eliminato. Ecco, Allora, è questo. così, è effettivamente così, ma uno, questo ragionamento secondo me avrebbe avuto un po' più senso se avessi avuto già i 3 punti presi col Newcastle. Perché dico questo? Perché 2 rischi poi, dopo il doppio confronto col Paris, ovviamente tutti ci auguriamo di non fare 0 punti col Paris Saint-Germain, però dobbiamo essere anche onesti nell'ammettere che il rischio comunque c'è, per i motivi che sappiamo. Poi magari ne fai 6, va a capire com'è il calcio, però il rischio anche di fare 0 punti c'è, o comunque di farne 1, che ne so. Qual è il rischio a quel punto? Che tu arrivi alle ultime 2 partite del girone in casa col Dortmund, anzi prima a Newcastle se non sbaglio, al St. James's Park, Mm. e poi in casa col Dortmund, dietro a una delle 2. Perché? Perché poi mentre tu ti sfidi col Paris, quelle 2 si incontrano. Il rischio, se Mm. tra l'altro fanno una vittoria a testa, è che entrambe ti siano sopra. Se tu fai 0 col Paris Saint-Germain. Quindi arrivare alle ultime 2 gare del girone con qualche punto in meno rispetto a una delle 2 o a entrambe, per me è rischioso. Per me mercoledì devi vincere, non si scappa. Puoi No, vincere, hai una lo squadra più so. forte, hai una squadra anche più lunga, ti direi. Il Dortmund è ovvio, è una squadra europea allenata discretamente bene, fa il suo, ha acquistato giocatori interessanti, ha perso Jude Bellingham, quindi è anche un po' nuova se vogliamo, però tu sei più forte sia nei singoli che ti direi anche come tipologia di gioco, ecco, perché comunque Mm. Borussia non è che stia facendo un calcio straordinario, eccezionale, poi magari la mette sul ritmo, corrono 95 minuti più di noi e vincono, però per me bisogna far subito 3 punti, andare a 4 sperando che il Paris vinca. Avresti 4 punti di vantaggio sul Dortmund, 3 sul Newcastle e schifo non farebbe per niente, anzi, cioè ti presenti alla doppia sfida col Paris in tutt'altra maniera. Per me è quasi più fondamentale questa che i 2 punti buttati per dire col Newcastle. Chiudiamo con lui. Loftus non ci sarà, probabilmente non c'è mercoledì.
speriamo di riaverlo già sabato, potrebbe essere un bel colpo, visto che comunque la trasferta a Genova non è proprio una passeggiata, lo stiamo vedendo, il Genoa è una squadra viva. Ieri stava vincendo a Udine, ha strapazzato la Roma, quindi è una squadra viva, bisogna stare molto attenti. Loftus-Cheek oggi gli aggiornamenti, ieri era in giro per il Duomo, farsi un giretto, l'hanno beccato lì esattamente tra Duomo e San Babila, ma vabbè. Non è che si è Nulla. spezzato la gamba in due Loftus-Cheek, cioè No. può camminare. Sì, 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 sì. Poi comunque è un qualcosa di strano, cioè è anche strano da commentare o da prevedere, perché comunque ha sentito un dolore più alto rispetto a quello che magari può essere l'adduttore, cioè all'interno della coscia, quindi il classico infortunio, diciamo così, della zona pubica. È un pochino più su, e tra il pube e gli addominali, quindi più verso il basso ventre quasi. E, boh, vediamo, dipende cosa diranno oggi gli accertamenti medici che farà con il Milan. Harry, noi siamo Speriamo arrivati in bene chiusura. perché ci serve, e io non lo so, sento tanto la mancanza di Bennacer in questo momento, perché senza Bennacer questo centrocampo è un po' cortino per le caratteristiche che abbiamo fisiche, cioè Loftus-Cheek uno che tende a infortunarsi, Krunic uno che tende a infortunarsi. Fortunatamente Musa e Reinders non sono di questo avviso storicamente, non dico al Milan, per la loro carriera, però con Bennacer sarebbe stata un'altra storia, ecco. Sarebbe stata sicuramente un'altra storia dal punto di vista delle rotazioni, della possibilità di girare, della possibilità di avere una rosa lunga anche in mezzo al campo. Speriamo torni il prima possibile. Noi, come detto, siamo in chiusura, ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan delle 11, il lancio delle 13, il talk delle 16 e poi c'è la stanza di Bottoni con mister Emanuele Bottoni. Henry, grazie e buon lunedì. Ciao, mi raccomando, like, commento, condivisione, iscrizione a campanella, diteci la vostra, vi aspettiamo con tutti gli appuntamenti di oggi. Ciao.